Un'altra vecchia conoscenza, Ferril Wheel Press. Sto scoprendo questi inchiostri e devo ammettere che sono davvero interessanti, magari non tutti, ma sappiamo, avviene così un po' in tutte le famiglie. Si presenta in questo calamaio da 38 millilitri. Il prezzo, insomma, è un prezzo anche abbastanza, diciamo, costoso, perché siamo attorno ai 25 euro, un calamaio che però viene offerto e proposto anche in una versione più capiente, che risulta ovviamente un pochettino più economica. L'ho caricato sulla Pilot Justus, vediamo se riesco a farvi vedere anche il riflesso di questi disegni che sono volta per volta diversi a seconda del colore della tinta che avete scelto per il vostro calamaio. Resta sempre una gran penna questa Justus. E questo è veramente un bel inchiostro. Intenso, bello, una bella tinta. Sì, un pennino che, insomma, non dobbiamo aspettarci che faccia i salti mortali in quanto a elasticità, ma è proprio piacevole, una penna bilanciatissima, e con questa tinta mi piace particolarmente. Guardate come si riesce ad ottenere un tratto così sottile delle linee separate, veramente molto bello, eppure la tinta sa essere anche abbastanza molto satura, centrata nella sua tonalità. A me piace. Come vedete si asciuga in un attimo, pur essendo un pennino sottile. Vedete come ci siano molte sfumature dovute proprio al flusso, ecco, lo vediamo in questi segni, soprattutto nei tratti discendenti. Una variazione che rende gradevole la scrittura, ma soprattutto la tinta, una bella tonalità, piena, decisa, satura il giusto, gradevole. Sulla carta Rhodian non passa il foglio. Andiamo a vedere la stessa tinta sulla carta Rhodia Uniblank, quindi stiamo parlando dello stesso inchiostro, ma la carta non è rigata. Non c'è spostamento, non c'è differenza. Molto gradevole, è uno di quegli inchiostri che mi piace. Lo trovo comunque tendenzialmente scorrevole, però è anche vero che bisogna riconoscere la bontà di questo inchiostro, perché è vero che è scorrevole e verrebbe quasi da pensare che il tratto potrebbe un po' risentirne in quanto magari abbondante o allargato nella sua gradazione. Invece no, infatti vi mostravo prima, non so se siete riusciti ad apprezzare quanto sia possibile ottenere dei tratti sottili ben distinti
Sulla carta rigata che utilizzo sempre per i miei test, come vedete la tinta è la medesima, appena meno vibrante. Perché? Perché la finitura di questa carta, evidentemente più porosa e quindi meno brillante, crea meno contrasto e rende la tinta un pochettino più spenta, e però altrettanto gradevole, perché l'intonazione a me piace davvero tanto con i pennini larghi come con quelli sottili, come in questo caso. Carta da 60 grammi, non passa di qua neanche quando sono andato, vedete, come in questo caso, a darci dentro, non passa, cosa che invece probabilmente passerà sempre su quest'altra carta che utilizzo anch'essa come test. Vedete che la tonalità è quella, resta sempre molto identificabile, una tonalità che a me piace molto. Sì, si è capito, Marco, ce l'hai detto più volte. Ecco, vedete, su questa carta invece qualche segno comincia a comparire. Sono inchiostri che ho cominciato a conoscere, ad apprezzare da relativamente poco tempo. Sono generalmente scorrevoli, fluidi, ma le tinte, almeno quelle che ho provato, sono davvero valide. C'è anche la prova del Candy Marsala, che è uno di quelli che fa veramente il paio con i pennini, quelli un po' larghi, quelli che hanno un flusso o richiedono un flusso generoso, come per esempio i pennini Music oppure gli Stab 1,4, 1,5. Davvero notevole. E poi questa tinta la trovo proprio indovinata, rispecchia i miei gusti. A voi tutti amici, grazie ancora una volta a Daniel che mi ha prestato questo inchiostro e io ho potuto provarlo ed apprezzarlo particolarmente. Penso che me lo comprerò. Ciao ciao!